Ciao ragazzi! Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in questo canale. Oggi siamo qua con Chiara Bernardi. Chiara Bernardi! Perfetto. Prima intervista con lei. Oggi gli andremo a chiedere qualcosa prima di Sheffield 2026, che sarà fine gennaio. Presentiamoci un attimo. Chi sei? Da quanti anni fai PL? E cosa hai vinto? Che gare hai fatto, insomma? Ok, allora sono Chiara Bernardi, ho 27 anni e faccio powerlifting da 7 anni esattamente, perché ho iniziato nel novembre 2018 quando ho conosciuto Carlo Alberto, che è il mio ancora attuale allenatore. Nel 2021 ho vinto i miei primi mondiali junior e poi dal 2022 sono diventata senior e ogni anno ho vinto qualche medaglia open ai mondiali. Non ho ancora vinto un mondiale, Quindi bisogna... quindi si punta a quello. Prima, vera e effettiva domanda. Come hai conosciuto il PL? Vabbè, io ho fatto tantissimi anni di danza, poi mi sono stancata e ho iniziato a fare palestra, fitness, per tenermi in forma. All'università c'era questo mio compagno di università che faceva PL allenato da Carlo e mi fa, a volte ci allenavamo insieme, Ok. mi fa: dai, vieni a provare, prova powerlifting, squat, panca e stacco. Ho detto: boh, che cavolo è, dai, secondo me riusciresti a fare anche qualche gara, sei portata. Ho detto: vabbè, dai, proviamo. E mi ha portato all'Open Day della Strong a novembre 2018 e lì in realtà è iniziato tutto, perché prima non facevo praticamente squat, panca e stacco e poi da un giorno all'altro ho iniziato a farlo e da lì basta, è iniziato e mai mollata. Hai già anticipato la mia seconda domanda, ovvero che sport hai lasciato prima del PL, insomma, hai detto danza. Sì, allora ho fatto in realtà tanti altri sport, ho fatto 15 anni di danza da quando avevo 3 anni fino ai 18 praticamente, e poi in realtà ho fatto anche qualche anno di nuoto, basket, ma proprio cioè a livello... Per muoversi. Sì, esatto, basic, molto basic. Quindi ti sei portato un po' dalla danza, ti sei portato l'essere bella mobile, giusto? Sì, un po' troppa elasticità e molta disciplina, che è quella che mi aiuta ancora adesso. Iniziamo a parlare appunto proprio del PL, no? Quindi, gara migliore e peggiore della tua carriera. Allora, gara migliore, posso dirne due? Sì. Allora, una è del junior, Ok. che sono i mondiali junior, in cui ho fatto 3 record del mondo e quindi lì, cioè, mi sentivo proprio nell'Olimpo, è stato proprio il massimo della sensazione positiva del powerlifting proprio. E invece l'altra che direi sono i mondiali di quest'anno, perché comunque è stata la fine, diciamo, di una preparazione che è andata molto bene e in cui ho spinto davvero tanto, mi sentivo proprio carica, sapevo di poter fare il record del mondo, che in realtà per un minuto era mio, e ci sono andata davvero tanto vicina. È stata la gara che mi ha portata alla qualificazione per Sheffield quest'anno. Peggiore. Comunque, Peggiore. la prima gara che hai detto, quella migliore, avevi il singlet ancora della Titan. con Avevo scritto ancora il Italia. singlet della Titan, sì. Ed è stato quell'anno che mi è arrivata la sponsorizzazione SBD, Ok. a fine di quell'anno. Peggiore, ci ho riflettuto un po' in realtà, e sono stati i War Games. Cioè, subito volevo dire comunque il mio primo fuorigara, però fare fuorigara non significa per forza che sia la gara peggiore. Alla fine, da ogni gara, che sia positiva o negativa, ti porti, cioè impari qualcosa di positivo sempre. E invece i War Games, come si è visto dopo, io non ho fatto lo stacco ai War Games perché sentivo proprio che quella pedana non meritava la mia presenza quel giorno, quindi proprio a livello emotivo è stata la gara proprio peggiore, in cui il powerlifting mi ha proprio dato una mazzata proprio tanto grande. Ricordiamo che ai War Games c'è stata la mazzata della panca, dove è andata tra i nulle, decisamente discutibile, dato che comunque anche le altre atlete più o meno avevano la stessa altezza dei gomiti, anche perché lei alla fine è stata squalificata, Sì. correggimi poi se Sì, sbaglio, sì, giusto. perché l'altezza dei gomiti non era conforme al regolamento nuovo della panca. Durante tutta la tua carriera, quindi la prima gara che hai fatto, dal primo Open Day, quella Strong, fino a
oggi. È stato il particolare, la situazione, il gesto tecnico, qualsiasi cosa, più difficile da apprendere nei movimenti, nel mio modo di pensare, qualsiasi cosa? Nel modo di pensare ti direi fare fatica, cioè Ok. il PL è fare fatica e assecondare la fatica. Se dovessi descriverlo in poche parole, in tutte le alzate bisogna proprio imparare a soffrire e fare fatica, e questa cosa ovviamente l'essere umano per sua natura cerca di scappare da questa situazione qua, e invece in questo sport, cioè, ti impara a rimanere sotto la fatica. E a livello di gesto tecnico, la panca. Ok. Nonostante fosse il mio cavallo di battaglia i primi anni, perché comunque quando non c'era ancora la regola dei gomiti, cioè io facevo già 130, e adesso punto a farli in gara oggi, cioè in queste prossime gare. Il fatto di doverla reimparare, di dover continuare a modificarla, a lavorarci sopra, ancora adesso magari non ho trovato il modo giusto di farla, è il gesto tecnico più difficile per me. Tasto dolente in questo momento. Ultimamente, hai qualche problema fisico che può dar fastidio alla programmazione per Sheffield? Sì. Ok, io lo so ormai perché comunque sono interno. Vabbè, hai assistito a... sì, mi sono strappata, non si deve ancora capire bene dove, tra l'adduttore e il femorale, e infatti questa è la terza settimana che non faccio squat e stacco. E quindi sì, sicuramente è un bello ostacolo per Sheffield, ma non mi faccio frenare da questa cosa. Qualche tempo fa, a livello psicologico, c'era qualche problemino. Ok, io mi ricordo appunto che già qua in palestra alcuni allenamenti facevi fatica a spingere come c'era scritto insomma nel programma. Mi ricordo che facevi fatica un attimo a metabolizzare il programma alla gara, e quindi facevi un po' fatica a rimanere forse concentrata, poi mi dirai tu insomma, durante tutte le prove della gara. Magari ti facevi un po' condizionare da una seconda prova data nulla magari per profondità nello squat. C'era veramente questo problemino, e come ne sei uscita? Allora, sì, c'era questo problema, c'era molto di più durante l'allenamento, cioè nell'affrontare gli allenamenti, soprattutto in vista di una gara importante. E poi in gara sì, ci sono state delle gare che mi sono fatta un po' sopraffare dall'agitazione, però diciamo che è stato il minimo dei miei problemi. Sì, confermo che c'è stato un periodo, soprattutto prima del mio primo europeo, in cui facevo proprio fatica ad affrontare gli allenamenti che magari andavano male, li vedevo proprio come tutto un allenamento buio, anche se magari andava male solo una cosa, non riuscivo a godermi i miei piccoli traguardi. Ho affrontato ovviamente tutte queste problematiche, che poi ovviamente sì, vengono fuori in palestra, però poi nascono nel privato, ecco, Ok. o magari da esperienze passate, e con l'aiuto ovviamente di una psicologa, da cui ero andata già ancora anni prima per altri problemi, e poi sono tornata, e con lei abbiamo affrontato appunto diversi punti. Siamo andati anche molto sul personale, perché poi ovviamente il bilanciere esprime proprio tutto quello che c'è dietro. Certo. Cioè è l'ultima, è la parte finale, il bilanciere, che poi ti porti dentro tantissime altre cose, ecco. Certo, emozioni, Sì, situazioni, tutto. esatto. Adesso comunque credo di aver trovato il mio equilibrio, forse. Forse. Hai mai pensato di smettere? Sì, stanno tantissime volte. Dopo i War Games ho proprio detto, ho bisogno magari anche non smettere per sempre, però dire per un anno non faccio gare. Però comunque io non riesco a stare senza fare sta roba, cioè anche adesso che sono senza squat e stacco. Ti manca qualcosa? Sì, cioè mi manca, non ha senso per me allenarmi senza quella Squat, cosa panca e lì. stacco. Esatto, quindi adesso lo faccio perché ho un obiettivo, e assolutamente, però cioè mollare, non so, non mi è passato per la testa, però non sono mai riuscita a farlo. Immagino che nel farti
diciamo, dimenticare questo pensiero di smettere ci sia stato anche di mezzo comunque Carlo. E la mia domanda poi riprende appunto Carlo stesso. Questa relazione con Carlo, nata comunque durante già i tuoi allenamenti, già quindi ti allenava e tutto, ha mai creato qualche attrito nella fase relazione esterna al PL che poi magari avete portato dentro al mondo del PL, quindi a quella relazione, no, da atleta e allenatore? La nostra relazione è stata una bella challenge, nel senso che è uno dei fattori per cui sono dovuta andare dalla psicologa. Ok. Perché all'inizio c'era appunto, comunque lui mi allenava già da 3 anni e all'inizio soprattutto io, poi secondo me anche lui un po', non riuscivo a separare le due cose, cioè se mi cazziava in palestra e poi per me era come se mi cazziasse da fidanzata, ok? Ok. E poi col tempo, anche comunque parlando con lui 1000 volte di questa cosa, sono riuscita a scindere un po' le due cose e adesso siamo molto più cioè la nostra relazione viaggia su 2 binari, quindi a casa, e in cui ovviamente si parla molto, cioè il 90% del tempo parliamo di powerlifting, e però la palestra, in cui quello che succede in palestra poi praticamente resta in palestra, tra virgolette, perché poi ovviamente si arriva a casa e si parla di come è andato l'allenamento, però in generale se lui in palestra per la rabbia di quel momento mi ha detto una cosa, io la metabolizzo e poi la metto nel binario giusto, ecco, diciamo. Avresti potuto fare di più di quanto tu abbia già fatto? Gare, allenamenti, pensieri al di fuori appunto della palestra? Diciamo che se 4 anni fa io fossi stata quella che sono oggi e Carlo fosse stato quello che è oggi, sicuramente avremmo fatto meglio. Però questo discorso non vale, quindi no, ti dico che ad oggi ho fatto tutto quello che potevo fare. Perfetto, quindi 0 rimpianti. Sì, 0 Felicità rimpianti, mille, dai. sì. Lavoro e powerlifting. Come riesci a far coesistere tutto? Si vede dalle occhiaie. È molto impegnativo, io comunque sono molto fortunata che ho un lavoro che mi permette di fare un tot di ore, comunque allenarmi in orari vivibili. È organizzazione, cioè semplicemente organizzazione e disciplina, queste 2 cose qua. La sera prima ti prepari tutte le cose che ti servono per il giorno dopo e il giorno dopo lavoro, pranzi, allenamento, casa e via, così. Orari normali per allenarsi più o meno? Orari ideali in cui di solito mi alleno il pomeriggio dalle 3 in poi, 3-4. Dieta, sonno e vita al di fuori della palestra. Ok. Come li gestisci? È difficile gestire tutto? Sì. Ok. Sì. Vai. Beh, allora, la dieta in realtà è la cosa più facile. Cioè, nel senso, basta comprarsi le cose giuste, la sera prima prepararsi tutto quello che ti serve, insomma, avere qualcuno che ti dica cosa mangiare, quanto mangiare, quello che è giusto per te, e quello è abbastanza semplice. Per lei, per me, assolutamente no. Quindi poi vedremo. Vai, avanti. Vabbè. Sonno. Da quando vivo con Carlo è un po' più difficile, nel senso che prima, quando abitavo con i miei genitori, alle 9:30 ero a letto, ciao a tutti, e quindi riuscivo sempre a dormire 8-9 ore. Invece adesso, sai, magari stai di più sul divano la sera, quindi dormo un po' meno, però comunque cerco sempre di dormire 8 ore, cioè proprio guardo a che ora la sveglia, ok, 8 ore in meno, cerco di andare a letto a quell'ora lì. Poi magari ovviamente non sempre succede, però in media 5-6 notti a settimana le faccio giuste. La giornata prima, quindi la serata, scusa, prima di un allenamento pesante o importante, cerchi di dormire quell'oretta, quelle 2 orette in più, cioè per te fanno la differenza o fai fatica a dormire o No, allora dormi sempre sì, più ore? cerco di dormire le ore giuste, soprattutto quella sera lì. Non sono agitata, cioè anche tipo la sera prima di una gara, cioè io dormo sempre abbastanza tranquillamente, non ho per fortuna questo genere di problema. Cerco però sì di riposare il giusto, cioè non troppo perché sennò arrivo smontata. Ok, quindi ti
sgonfi piuttosto Sì, cioè, che... paradossalmente, tipo di solito l'allenamento pesante il venerdì, se il venerdì mattina vado a lavorare, è più probabile che l'allenamento pesante del venerdì pomeriggio vada meglio che se non vado a lavorare. E invece vita al di fuori della palestra, quindi adesso non ti chiedo di dirmi cosa fai il sabato sera. Sabato scorso sera hai fatto serata, ok, e sei andata a letto un po' più tardi. Ok. Il sabato dopo lo rifai? Cerchi di metterti una mano sulla coscienza, insomma, e dire Ok. no, l'ho fatto già la settimana scorsa. No, allora no, di base, cioè in un mese, sono una che pianifica molto la mia vita. Tipo, esempio pratico. A inizio dicembre dovevo fare un weekend con le mie amiche che era già programmato da mesi. Ok. E 2 settimane prima mi avevano proposto di andare a fare una serata. Io ho detto, cavoli, ho Sheffield il 31 gennaio. I primi di dicembre mi gioco una delle ultime serate fuori, allora evito di fare questa. Proprio sì, per una questione poi di recupero, anche di disciplina mentale, cioè perché poi sgarrare tanto ti Certo. porta un po' fuori dalla via, invece se hai i tuoi momenti ben definiti, allora è più facile seguire la dieta o comunque la disciplina. Riti scaramantici pre-gara o negli allenamenti importanti, insomma, della programmazione? Ma intendi per ogni alzata o... No, intendo. Domani è il mondiale. Ok. Quindi devi fare la notte nell'hotel IPF. Sì. Ok. Rito scaramantico, guardi un film, ascolti la musica, dormi, Ah, ok, non so, allora- giochi a ping pong. Di solito guardo un film, di solito guardiamo, perché insieme a Carlo, un film motivazionale. Ok. Io non so, tipo Rocky o Ok. quelle cose lì un po' che ci danno la carica giusta. Sempre lo Questo- stesso? No, non Cambia. è sempre lo stesso Ok. film, può cambiare, però di base questo è quello che facciamo. Poi però in realtà no, cioè no. Cerco, però non è che è una cosa proprio scaramantica. Tipo, la gara che ho fatto prima è andata bene. Cerco di fare le stesse cose che ho fatto prima di quella gara Ok. lì. Tipo, la mattina di quella gara ho mangiato 2 uova sode, ok, anche stamattina allora Mangi mangerò 2 2 uova uova sode? sode. Sì, questo sì. Siamo verso la fine. Cosa ti aspetti per Sheffield? Bella domanda. E in realtà ho le idee molto chiare, anche se i risultati delle ecografie non lo direbbero. E allora so che non arriverò al 100%, non potrò fare l'obiettivo che mi ero prefissata, però penso comunque di poter fare una buona gara e di avvicinarmi al record del mondo di totale. Secondo me lo posso anche fare, poi ovviamente dipende dal mio avversario, se fanno 20 kg in più, ok, però il mio obiettivo è avvicinarmi di più al record del mondo di totale, secondo me è una cosa fattibile. E basta, comunque vedrete delle differenze a Sheffield. No Non spoiler. anticipiamo niente. No spoiler. E per il 2026 invece? Cosa, tipo buoni propositi? Allora, l'obiettivo principale è sempre vincere un mondiale. Dopo aver vinto un mondiale, non so se lo posso dire, ma mi piacerebbe passare in 69, ma non si sa, non lo so. Ok, Non lo so. Vedremo. Vedremo, però sì, cioè prima di passare alla categoria dopo ho detto vincere un mondiale e vabbè, prima di spaccarmi era vincere Sheffield, vedremo cosa succede, ma sa mai. Però sì. La partita finisce quando l'arbitro fischia. Esatto, bravo. Ok. Hai detto Quindi giusto. vedremo. Un consiglio per me. Per te. Ti ho Ma per te Gabriele Per Bellomo? me Gabriele Bellomo, atleta di powerlifting da ormai 8 anni, che fa tot numeri, ma ancora... Che ti conosco. Esatto, mi conosci, però ancora non sono in quel gradino, ok? Degli 83 più forti al mondo. Te ne do due. Difficoltà, Te ne do due che mi sono venuti in mente. Ok, Uno è fare fatica, ok. perché ne fai ma ne puoi fare molta di più. Marco, Molta di dice più. qualcosa. Ok. E due è ascoltare sempre quello che ti dice Carlo. Fidarti di quello che ti dice Carlo. E qua abbiamo spoilerato un'altra cosa. Perché? No! Perché nessuno sapeva di questa cosa. Allora se vuoi cambio il nome. No, perché probabilmente uscirà prima la storia di Carlo, ma vedremo un attimo. Ok.
Non so, probabilmente uno spoiler, forse no. E invece un consiglio per tutte le altre persone, quindi community italiana di powerlifting, cosa vedi in giro e cosa vorresti dire un po' a tutti per cercare di migliorare la situazione in generale in Italia del powerlifting? Fare questo sport non per gli apprezzamenti sui social, per fare il post sul vostro allenamento, per dimostrare qualcosa a qualcuno, ma perché veramente vi piace fare fatica sotto il bilanciere. Questa è una cosa che ho capito recentemente, quindi non è scontato. Domande finite? È stato... Andate in pace. Esatto. È stato bellissimo parlare con lei, sapere un attimo particolari al di fuori della solita gara, ok? Quindi le solite 9 prove che ti dicono hai fatto questo totale, sei bravo o no, perché alla fine la gente pensa anche questo, in realtà bisogna guardare anche tutto il percorso. Prima di chiudere, cerchiamo di sostenere Chiara per i guai fisici e tutto, quindi cerchiamo di sostenerle sia sui social che comunque sulle live che vedete della gara, quindi magari anche Sheffield, adesso non mi ricordo se le fanno su YouTube o no. Sì, Sì. Andate a commentare ovviamente sotto la live di Sheffield quando lei sarà in pedana, ovviamente. Let's go Chiara, let's go Ciara! Esatto, ciao. Sostenetela anche con il codice Chiara63 su Yamamoto Italia diciamo per aiutare. comprarmi i drenanti. Esatto, per cercare di Scendere in 63. anche per cercare insomma di aiutarla a 360 gradi. È stato un piacere, Piacere mio, Vetch. ci vediamo in palestra. E dovete cliccare la Non so campanellina. esatto. Iscriversi, campanellina, feedback sui commenti, scriveteci cosa E possiamo like. migliorare, esatto, like, condividetelo anche a vostra nonna perché a La vostra nonna ha nonna bisogno di fare pesi. può servire, esatto, perché comunque Master 1, Master 2 dobbiamo riempirle e niente. Ci vediamo in una prossima intervista. Ciao, Vetch. Ciao ciao.